Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Questo è un quiz di cultura generale pensato per mettere alla prova memoria, logica e conoscenze acquisite nel tempo. Dovrai rispondere a 30 domande a difficoltà crescente. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Quale civiltà costruì le piramidi di Giza? Persiana, egizia, maya o greca? Egizia. Le piramidi sono grandi strutture costruite per celebrare il potere e l'importanza dei faraoni nell'antico Egitto. Qual è l'organo principale della respirazione umana? Il fegato, il cervello, i polmoni o il cuore? I polmoni. I polmoni permettono lo scambio di ossigeno e anidride carbonica. Quale fiume è il più lungo d'Italia? Il Tevere, l'Arno, l'Adige o il Po? Il Po. Il Po è il fiume più lungo d'Italia e attraversa gran parte del nord prima di sfociare nel Mar Adriatico. Quale strumento misura i terremoti? Il sismografo, il termometro, il barometro o l'anemometro? Il sismografo. Il sismografo registra le onde sismiche per calcolare magnitudo e profondità del terremoto. Quale pianeta è famoso per i suoi anelli? Giove, Saturno, Nettuno o Marte? Saturno. Sebbene anche altri pianeti possiedano sistemi di anelli, quelli di Saturno sono i più estesi, luminosi e visibili anche con piccoli telescopi dalla Terra. Quale forma geometrica ha 6 lati? Il pentagono, l'ettagono, l'esagono o l'ottagono? L'esagono. La forma geometrica con 6 lati si chiama esagono, un poligono che possiede anche 6 vertici e 6 angoli. Quale animale è simbolo di saggezza? L'aquila, il leone, il cane o il gufo? Il gufo. Il gufo è simbolo di saggezza, conoscenza e mistero, grazie alla sua vista notturna e all'associazione con Atena. In quale continente si trova il deserto del Sahara? In Asia, America, Oceania o Africa? Africa. Si trova nel continente africano, occupando gran parte del Nord Africa e estendendosi dall'Oceano Atlantico a ovest fino al Mar Rosso a est, attraversando numerosi paesi. Quale metallo è liquido a temperatura ambiente? Piombo, mercurio, alluminio o rame? Il mercurio. L'unico metallo che è naturalmente liquido a temperatura ambiente è il mercurio, noto anche come argento vivo per il suo colore argenteo e la sua mobilità. Quale strumento musicale a corde pizzicate, usato nella musica classica? Il flauto, il clarinetto, l'arpa o la fisarmonica? L'arpa. L'arpa, con un suono delicato e avvolgente, è spesso usata nella musica classica. Difficoltà media. In quale secolo iniziò la Rivoluzione francese? XV, XVI, XVII o XVIII secolo?
XVIII secolo. La Rivoluzione francese, 1789-1799, abbatté la monarchia assoluta segnando il passaggio all'età contemporanea e influenzando la storia europea e mondiale. Quale gas è essenziale per la fotosintesi? L'anidride carbonica, l'elio, l'ossigeno o l'azoto? L'anidride carbonica. Le piante usano l'anidride carbonica, insieme ad acqua e luce solare, per produrre nutrimento e rilasciare ossigeno. Qual è l'oceano più profondo? L'Atlantico, il Pacifico, l'Indiano o l'Artico? L'Oceano Pacifico. In questo bacino si trova la Fossa delle Marianne, che ospita il punto più profondo della Terra, l'Abisso Challenger, situato a circa 10.935 metri sotto il livello del mare. Quale popolo costruì Machu Picchu? Gli Aztechi, i Maya, gli Incas o gli Olmechi? Gli Incas. Machu Picchu fu costruita dagli Inca intorno al 1450 come residenza reale e centro spirituale, esempio della loro avanzata architettura. Quale numero è divisibile solo per uno e se stesso? Naturale, perfetto, razionale o primo? Numero primo. Affinché un numero sia considerato primo, deve essere un numero intero positivo maggiore di 1. In quale paese è ambientata la tragedia Amleto di William Shakespeare? Danimarca, Svezia, Scozia o Inghilterra? In Danimarca. Ambientato nel castello di Elsinor, oggi Elsinger, ispirato al reale castello di Kronborg, in una cupa e malinconica atmosfera del XVI secolo. Quale coppia di mari collega il canale di Suez? Atlantico-Pacifico, Mediterraneo-Mar Rosso, Mar Nero-Caspio o Indiano-Pacifico? Il Mediterraneo al Mar Rosso. Questa via navigabile artificiale permette alle navi di passare direttamente tra l'Europa e l'Asia, evitando la lunga circumnavigazione dell'Africa. Quale metallo è usato per i cavi elettrici? Argento, zinco, rame o ferro? Il rame. Viene usato il rame per la sua eccellente conduttività, flessibilità e resistenza alla corrosione, ideale per impianti civili e industriali. Chi ha scritto il romanzo Orgoglio e Pregiudizio? Mary Shelley, Emily Brontë, Virginia Woolf o Jane Austen? Jane Austen. Pubblicato per la prima volta il 28 gennaio 1813, è una delle opere più celebri della letteratura inglese. Quale catena montuosa separa Europa e Asia? Urali, Carpazi, Alpi o Pirenei? I Monti Urali. Si estendono per circa 2500 km, dalla tundra artica fino alle steppe kazake, segnando il confine settentrionale e più definito tra i due continenti. Difficoltà alta. Quale unità misura l'intensità della corrente elettrica? Watt, ampere, ohm o volt? Ampere. L'ampere indica la quantità di carica elettrica che attraversa un conduttore in un secondo, rappresentando il flusso di elettroni nel circuito.
Quale evento segnò la fine dell'Impero Romano d'Occidente? Battaglia di Canne, Sacco di Roma, deposizione di Romolo Augustolo o l'Editto di Milano? La deposizione di Romolo Augustolo. La deposizione dell'ultimo imperatore, Romolo Augustolo, da parte del re germanico Odoacre nel 476 DC segnò la fine dell'Impero Romano d'Occidente. Quale fiume bagna la città di Praga? Il Danubio, il Volga, il Reno o il Moldava? Il Moldava. Praga è attraversata dal fiume Moldava, che divide la città in due e passa sotto il Ponte Carlo, diventando un elemento centrale del paesaggio e della vita cittadina. Come si chiama la domestica di Don Abbondio nei Promessi Sposi? Perpetua, Gertrude, Berenice o Agnese? Perpetua. Il personaggio è così iconico che il suo nome è entrato nel linguaggio comune per indicare la domestica di un sacerdote. Dove si trova la ghiandola pineale nel corpo umano? Nell'addome, nel cervello, nel torace o nel midollo spinale? Nel cervello. La ghiandola pineale si trova al centro del cervello, tra i due emisferi cerebrali, ed è una piccola ghiandola endocrina che produce melatonina. Quale di questi compositori scrisse la Nona Sinfonia? Mozart, Bach, Beethoven o Vivaldi? Beethoven. Diversi compositori hanno scritto una Nona Sinfonia, ma la più celebre è opera di Beethoven, famosa per l'introduzione del coro nel movimento finale, Inno alla gioia. Quale film vinse la Palma d'Oro a Cannes nel 1994? Forrest Gump, Il postino, Titanic o Pulp Fiction? Pulp Fiction. L'opera di Quentin Tarantino segnò profondamente il cinema e divenne subito un fenomeno culturale. Quale di queste parole è un palindromo? Radar, tavolo, libro o sedia? Radar. Un palindromo è una parola, o una frase, che si legge allo stesso modo sia da sinistra a destra che da destra a sinistra. Chi dipinse la Trasfigurazione? Michelangelo, Raffaello, Leonardo o Tiziano? Raffaello. È considerata l'ultima opera di Raffaello Sanzio, è conservata nella Pinacoteca Vaticana a Città del Vaticano. Quale mare era noto come Mare Nostrum per i Romani? Mar Nero, Adriatico, Mediterraneo o il Mar Rosso? Il Mediterraneo. Il Mar Mediterraneo era noto come Mare Nostrum, poiché l'impero romano aveva conquistato tutte le terre che si affacciano su questo bacino, rendendolo un'area di controllo totale e fondamentale per il loro impero. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, hai affrontato il quiz con curiosità e sei partito bene, ma molte domande ti hanno messo alla prova. Questo punteggio indica che ci sono ancora molte cose da scoprire e da ricordare. Non scoraggiarti, ogni risposta sbagliata è un'opportunità per imparare e arricchire la tua cultura generale. Se hai fatto da 11 a 20 punti, ottimo lavoro!
Hai risposto correttamente a molte domande e dimostri di avere una buona conoscenza generale. Alcune domande più complesse ti hanno messo alla prova, ma il punteggio mostra che sei preparato e curioso. Continua a esercitarti e vedrai che le tue competenze aumenteranno ulteriormente. Se hai fatto da 21 a 30 punti, complimenti! Hai risposto correttamente alla maggior parte delle domande, dimostrando grande conoscenza e memoria brillante. Questo punteggio indica che la tua cultura generale è solida e che sei capace di affrontare anche le domande più difficili. Mantieni la curiosità e continua a sfidare te stesso. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!